Fa molto caldo, ma nonostante tutto vorrei parlare di lux e lumen. Lux e lumen in particolare riguardo i fari per l'intrattenimento, per lo spettacolo, per l'arte, il teatro, l'illuminazione architetturale, cioè tutto quello che riguarda il nostro sito che è audiolucistore.it. Lux e lumen sono due unità di misura che troviamo nelle caratteristiche tecniche di quasi tutti i fari per l'illuminazione e non sempre sono molto chiari. Ecco perché di questo video che però prevede un piccolo preambolo. I preamboli non sono mai una cosa gradita, ma spero che questo vi aiuti nel proseguio. E allora vorrei chiedervi, secondo voi qual è la parte più importante, la parte più costosa, la parte più rilevante di un faro a LED tipo questo o quello che vedete in sovraimpressione che è un bellissimo faro teatrale con un'ottima costruzione? Beh, in tanti probabilmente diranno il LED. In realtà il LED è una delle cose che costa meno all'interno di un faro, probabilmente la staffa costa molto di più del LED che c'è dentro e non è neanche uno dei più importanti, chiaramente è rilevante, ma non è uno dei più importanti ai fini del raggiungimento dei nostri scopi. Quando stiamo acquistando un faro per illuminare un cantante sul palco, un attore sul palcoscenico, un quadro, un'opera d'arte, una facciata di un palazzo, la cosa che ci interessa è quanta luce abbiamo sul nostro soggetto che ci interessa. Ecco quindi che la prima cosa che si va a guardare è quanti watt è questo faro, quindi la caratteristica del LED, e gli utenti più smaliziati cominciano a capire che non è più sufficiente guardare quanti watt e cominciano a approfondire le schede tecniche dei fari trovandoci lux e lumen. Se a questo punto dovessimo dare la definizione, potremmo dire che il lumen è l'intensità di flusso luminoso di una particolare sorgente luminosa, appunto, e il lux invece è la quantità di luce, l'illuminamento per unità di superficie. Beh, ne sappiamo quanto prima. E allora proviamo a fare uno dei miei esempi. Sapete che il mio approccio è tutt'altro che scolastico, quindi con buona pace dei super tecnici, ma vuol fare in modo di far morsicare, come dico io, il concetto a chi sta guardando appunto questo video. Supponiamo quindi che io voglia cambiare i fari della mia macchina perché ho bisogno che facciano più luce, che arrivino più lontano, perché la sera è molto buia, la notte è molto buia e ho bisogno di qualcosa in più. Quindi guardo le caratteristiche della lampada che ho montato di serie nei miei fari e vado da un ricambista e ne compro un'altra della stessa marca, così ho la parità di unità di misura, ma con il doppio di watt e il doppio di lumen. Vado a casa, sono curioso di provarla immediatamente, accendo i fari della mia macchina e vedo che gli abbaglianti arrivano là in fondo, illuminano gli alberi a 100 metri e per provare subito il nuovo acquisto attacco 12 volte la lampadina, l'appoggio lì sul parafango sopra il faro, spengo i fari e noto che a 100 metri la lampadina col doppio di lumen non si vede per niente. Ma neanche a 50 metri, ma neanche a 30 metri. In compenso sto illuminando tutta la zona intorno a me, compreso la macchina e mia moglie che mi guarda in modo strano. Allora, è vero che la nuova lampadina che ho comprato ha il doppio di lumen, ma sugli alberi in fondo a 100 metri sta arrivando, nel primo caso con i fari montati sulla parabola, una buona quantità di lux, mentre non c'è nessun illuminamento dovuto alla lampadina col doppio dei lumen che sto tenendo in mano e che invece illumina solo i dintorni senza produrre un risultato attendibile. Ecco, cominciamo a capire allora che l'intensità di flusso luminoso è la quantità, quindi lumen, è la quantità di luce che un corpo illuminante emette in ambiente su 360 gradi, tutto intorno a sé. Il lux invece non è una caratteristica del corpo illuminante, ma è una caratteristica della superficie che ci interessa, che ci dice quanta luce riceve, quindi quanta ne riflette verso i miei occhi. Ed è una cosa molto più importante ai nostri fini. A noi interessa non avere una sorgente luminosa potentissima, ci interessa se il nostro attore viene illuminato tanto o poco, più o meno dell'altro faro di cui stiamo eventualmente facendo il paragone. Quindi probabilmente è più importante sapere quanti lux otteniamo con un faro rispetto al concorrente che stiamo guardando, ma qui le cose un pochino si complicano. Ecco il nostro attore, il nostro albero, il nostro quadro ed ecco il nostro faro che puntiamo sull'oggetto che ci interessa. Se dovessimo misurare i lux in questo punto avremmo un certo risultato, x. E se lo allontaniamo? Chiaramente l'illuminamento è inferiore. E se lo avviciniamo, chiaramente l'illuminamento è superiore. Allora facciamo una cosa, lasciamo fermo il faro e muoviamo l'ottica.
Ancora una volta notiamo che nonostante le due variabili, quindi il faro e la distanza, siano le stesse, l'illuminamento cambia, diminuisce e aumenta a seconda dell'angolo della focale. Quindi il lux è una funzione non solamente del flusso luminoso emesso, ma è una funzione anche della distanza e dell'angolo di emissione di cui stiamo parlando. Ecco perché quando vedete sulla scheda tecnica di un faro una serie di diagrammi che riguardano i lux, non troverete un solo numero, ma appunto una serie di diagrammi, tipo quelli che vedete qua dietro. Non è un numero, non è un diagramma, sono più diagrammi. Perché sono più diagrammi? Perché c'è la necessità di indicare all'utente che sta osservando la variazione dei lux a seconda della distanza e a seconda anche dell'angolo di apertura del faro. Quindi non ci sarà un solo valore lux, ma una serie di valori. All'interno di quei valori, tra l'altro, probabilmente c'è quello che interessa a noi. Noi sappiamo che abbiamo il faro a 10 metri di distanza con un angolo di 15 gradi e se siamo fortunati avremo nello schema proprio la quantità che ci interessa notare, ma in ogni caso con quei due diagrammi sarà possibile confrontare il nostro faro con un altro per vedere quale dei due proietterà sul nostro soggetto più lux, più luce, o meglio, darà un migliore illuminamento al nostro soggetto. Beh, la morale di tutto questo, se stiamo acquistando un faro dove non ci interessa esattamente avere dei dati precisi, non preoccupiamoci più di tanto, ma se abbiamo l'esigenza di sapere quanta luce rifletterà il nostro soggetto, dobbiamo guardare i lux, non i lumen né tantomeno i watt. Ecco che ritorniamo quindi al preambolo da dove eravamo partiti. Qual è la parte più importante di un faro? Non è il LED, ovviamente lo è, ma è molto più importante tutto quello che c'è intorno al nostro LED, quindi a parte il cabinet, a parte il raffreddamento, la parabola e la lente, quindi come viene sfruttata la luce, i lumen della nostra sorgente luminosa saranno importantissimi perché tutta questa energia venga convogliata dove ci interessa e non in giro per la stanza. Quindi non stiamo parlando di una lampadina montata al centro della stanza per cui il numero lumen sarà quello che ci interessa, ma saranno ancora una volta i lux e come vengono sfruttati questi lux la cosa che farà di un faro quello adatto per noi o meno. A questo punto si inseriscono poi una serie di altre argomentazioni che abbiamo già trattato in altri video, cioè le varie tipologie di fari. I fari teatrali hanno un certo tipo di lenti, i fari da palco certi lenti non ce l'hanno completamente, ma questo è l'argomento di altri video passati e di video futuri che bontà vostra potrete guardare iscrivendovi al canale Audio Lucistore, del quale vi ringrazio di essere stati spettatori in questo caso. A presto.